Henrikh Mkhitaryan è il nome più caldo in questo momento per il mercato dell'Inter. Nelle ultime ore, infatti, si sono susseguite diverse voci secondo cui l'Inter starebbe pensando davvero a questo colpo a zero dalla Roma. Infatti, Mkhitaryan non ha ancora trovato un accordo con la società giallorossa per il rinnovo di contratto e quindi il club nerazzurro starebbe pensando davvero a questo affare. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di spiegarvi, di individuare insieme le ragioni per cui l'Inter starebbe davvero pensando di intavolare questa possibile operazione di mercato per il centrocampo di Simone Inzaghi, anche perché è un tipo di trattativa che ci ha sorpreso. Se ne è parlato soprattutto negli ultimi 2 o 3 giorni, ma il nome di Mkhitaryan non è di fatto mai uscito prima di questa settimana. Per analizzare ovviamente le ragioni di una operazione di mercato c'è da partire con le ragioni economiche. Come ogni prodotto, infatti, se venduto o comprato al prezzo sbagliato non ne vale mai la pena, e l'Inter ha individuato dei vantaggi economici in questa operazione di mercato. Partiamo dal fatto ovviamente che Mkhitaryan è un possibile parametro zero nel caso ovviamente non dovesse trovare un accordo per il rinnovo con la Roma, ma non solo questo, ci sono altri dettagli a cui fare attenzione, come per esempio il fattore decreto crescita. Mkhitaryan infatti, un po' come Lukaku, se ricordate bene, è arrivato nell'estate del 2019 e per questo motivo può sfruttare del decreto crescita, che ovviamente permette una tassazione più leggera sugli stipendi dei calciatori. Questi due dettagli infatti ehm, porterebbero diversi vantaggi economici all'Inter, e quindi questo è già un grande pro all'operazione Mkhitaryan. Ma poi ovviamente c'è il campo, ci sono le ragioni tattiche, e se guardiamo alla carriera di Mkhitaryan non si può mettere in discussione assolutamente la sua esperienza internazionale. Ha giocato nel Borussia Dortmund, adesso milita nella Roma, ma ovviamente è passato anche in grandi società, in importantissimi club come l'Arsenal e il Manchester United. Mkhitaryan, sommando questi club, gioca praticamente ad alti livelli da ormai 10 anni, e questo è un fattore, ne abbiamo parlato anche nel nostro club di Passione Inter, www.passioneinterclub, per trovare tutte le informazioni, entrare nella nostra community grandissima e molto molto interista. E dicevo, è un fattore a cui ne abbiamo discusso anche nel club di Passione Inter. L'Inter sta facendo molta attenzione per rinforzare davvero la sua rosa in vista del prossimo anno, e sta cercando di inglobare elementi che sappiano e che siano in grado di fare di far fare il salto in Europa all'Inter, anche come alternative in panchina, e in questo discorso rientra appieno Mkhitaryan. In molti ovviamente giustamente hanno parlato della sua età, 33 anni, classe 1989, però l'età non è per forza un fattore negativo, anche perché in realtà Mkhitaryan finora almeno non ha ancora mostrato nessun tipo di calo di rendimento, e anzi alla Roma sembra essere anche in un certo senso rinato, perché i suoi numeri sembrano essere tornati quelli del Borussia Dortmund, all'Arsenal, al Manchester United soprattutto. Mkhitaryan, sappiamo, ha vissuto una parabola un po' cadente della sua carriera, ma nelle ultime 3 stagioni nella capitale Mkhitaryan ha segnato 29 gol e messo a segno 28 assist. Praticamente ogni anno Mkhitaryan assicura una buonissima cifra di gol e assist, e questi sono dati sicuramente non di un giocatore in calo. Poi in Serie A c'è da fare anche questo discorso, secondo me, amiche e amici. Abbiamo visto come profili che sembrano essere finiti, per non citare Lukaku, che ovviamente aveva ancora 26-27 anni, ma pensiamo ai noi al Giroud di quest'anno al Milan, al primo Ashley Young all'Inter che aveva fatto molto bene, o ancora a Dzeko, anche solo quando è arrivato alla Roma, o anche adesso all'Inter, oppure Lucas Leiva alla Lazio, a Fabio Quagliarella, lo stesso Fabio Quagliarella alla Sampdoria. Insomma, di esempi ce ne sono a decine, di veterani che hanno fatto benissimo in Serie A nonostante la loro età. Per il livello del nostro campionato, quindi Mkhitaryan basterebbe e avanzerebbe alla grande, lo sta dimostrando già adesso alla Roma. In Europa poi secondo me sarebbe un'ottima alternativa da far entrare
dalla panchina per cambiare il corso di una partita, a differenza magari dei cambi che abbiamo fatto ad Anfield contro il Liverpool, in cui Inzaghi fu costretto, tra virgolette, a mettere dentro Gagliardini e Vissino, che sicuramente non sono profili da Champions League. Poi pensiamo ovviamente a Mkhitaryan all'Inter, in modo concreto dal punto di vista tattico, e secondo me, ed è anche il ragionamento che sta facendo l'Inter, sarebbe un giocatore utilissimo alla causa. Viene visto da molti, in caso di un suo ipotetico arrivo, come un vice Çalhanoğlu, e in effetti Mkhitaryan possiede diciamo tutte le caratteristiche per occupare quella zona di campo. Magari vi mostro un paio di dati a testimonianza di questo. Per quanto riguarda l'azione offensiva, ha una buonissima percentuale di completamento dei passaggi, 82.4, un buonissimo ratio, diciamo, di passaggi nell'ultimo terzo di campo, 3.06 a partita, e nel 22% migliore tra i centrocampisti in Europa nell'ultimo anno di questo dato, e lo stesso discorso vale per la perdita di possesso. Mkhitaryan perde appena 1.39 palloni a partita. Però Çalhanoğlu ci ha insegnato quest'anno, secondo me, che oltre alla qualità che Mkhitaryan ha, che Çalhanoğlu ha, per giocare da interno di Inzaghi, almeno qui all'Inter, c'è bisogno di aggiungere anche della quantità, cioè dell'azione difensiva. E in questo Mkhitaryan, nonostante magari i luoghi comuni, sa dare tanto. Vi mostro altri due dati che potete trovare nella nostra versione testuale di questo piccolo approfondimento che abbiamo fatto su Mkhitaryan sul nostro sito passioneinter.com. I dati difensivi sono davvero stimolanti, molto positivi, perché addirittura è praticamente il migliore in Europa nell'ultimo anno per palle recuperate tra i centrocampisti, 9.37 a partita, che sono tantissimi, o anche nelle intercettazioni, 1.53 a partita. Qui invece nel 10% migliore tra i centrocampisti in Europa nell'ultimo anno. Quindi Mkhitaryan, che ha giocato in diversi ruoli, ha praticamente ruotato tutte le posizioni di centrocampo nell'ultimo anno alla Roma, ma anche prima al Borussia Dortmund, all'Arsenal, al Manchester United. Tra l'altro, altro fattore a cui l'Inter sicuramente ha fatto attenzione per valutare questa operazioni di mercato. Ma a tutto questo c'è da aggiungere che Mkhitaryan potrebbe dare una grandissima mano a superare uno dei problemi più grandi dell'Inter in questa, almeno che si è vista in questa stagione, cioè quello della manovra offensiva, ma soprattutto nella conclusione poi di queste azioni negli ultimi 20-25 metri di campo. Mkhitaryan ha tantissime qualità, l'abbiamo visto anche nei passaggi nell'ultimo terzo di campo, li sa fare, li fa tanti, li fa benissimo. Le caratteristiche per quindi occupare quella zona di campo, che sarebbe un po' l'interno di sinistra del centrocampo dell'Inter, le ha assolutamente, e soprattutto rientrano perfettamente nella concezione del calcio che ha Simone Inzaghi. Nel video di ieri, infatti, il nostro Lorenzo Polimanti, che magari vi linko qui nelle schede in alto alla mia destra, il nostro Lorenzo Polimanti diceva che il fatto che nomi come Dybala, Mkhitaryan vengono accostati all'Inter è sicuramente un buon segnale, non solo per la forza dei giocatori, ma anche perché, vista le caratteristiche dei giocatori che sono, diciamo, dei maestri nel toccare il pallone, è un segnale che società e dirigenza hanno assoluta voglia di accontentare le richieste di Simone Inzaghi. Sappiamo già che Mkhitaryan sarebbe ben accetto da Inzaghi. Questo è un buonissimo segnale anche in vista di un ciclo Inzaghi. Sembra esagerato, ma Mkhitaryan sarebbe ancora più adatto di Vidal nell'interpretare il calcio di Inzaghi. Il cileno, diciamolo, è ancora un po', ammettiamolo, è figlio di Antonio Conte, delle richieste di Conte. E Mkhitaryan sarebbe un nuovo inizio per l'apertura di un ciclo Inzaghi, perché sembra esagerato, dicevo prima, ma il solo interesse dei nerazzurri per l'armeno contiene tutta l'unità di intenti, come diceva il nostro Lorenzo Polimanti nel video di ieri, che vi consiglio di recuperare, tra società, dirigenza e allenatore. E sappiamo quanto, soprattutto nel calcio di oggi, la continuità tecnica sia uno dei fattori chiave per un progetto di successo. Pensiamo per esempio al Jürgen Klopp, al Liverpool, scusatemi, di Jürgen Klopp. Quindi, amiche e amici, io ho elencato quelli che secondo me sono le ragioni per cui l'Inter starebbe pensando a, scusatemi, a Eric Mkhitaryan. Io vi invito qui nei commenti, prima di tutto, se mi avete seguito fin qui, magari di
mettere con l'emoji del pallone, in modo da simboleggiare un po' i gol e gli assist di Mkhitaryan che potrebbe portare all'Inter, ma vi invito ovviamente a iscrivervi nei commenti se voi trovate altre ragioni per cui l'Inter potrebbe prendere Mkhitaryan, oppure se non siete d'accordo con il colpo Mkhitaryan all'Inter. Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo dell'appuntamento giornaliero come ogni giorno alle 19:30 in diretta sul canale YouTube e Twitch di Passione Inter per fare il punto della situazione in casa nerazzurra, per aggiornarvi ovviamente con tutte le ultimissime di mercato, ma non solo. Vi ricordo che potete sostenere il nostro progetto di Passione Inter con gli abbonamenti qui su YouTube, oppure con il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per entrare nella nostra community riservata, dove vi diamo anticipazioni di info che sappiamo e dove ci sentiamo spesso ogni giorno, a ogni ora del giorno, per discutere di tutto il mondo Inter. E vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale di Passione Inter per restare aggiornati su tutto. Detto questo, forza Inter, e mi raccomando ragazzi, perché sta per arrivare l'ultima di campionato, noi ovviamente vi accompagneremo con le nostre solite dirette e i nostri soliti contenuti. Ciao ragazzi e sempre forza Inter.